organizzato una specie di corsa sul tema della misurabilità della realtà urbana. Si alterneranno relazioni con i dati ed altre che riguardano tematiche più ampie. Inizierei con un video che Stefania Medetti, giornalista, ci ha mandato da Bangkok. Essere una grande città, infatti, significa attirare più talenti, più investimenti e i network fra città a loro volta stimolano la crescita economica. Nei prossimi 6 anni il centro di gravità economico si sposterà gradualmente verso est e nei decenni successivi verso il sud del mondo. Entro il 2025, inoltre, le città dei mercati emergenti avranno più nuclei familiari dal reddito medio-alto, compreso fra 20 e 70 mila dollari, rispetto a quelle dei paesi sviluppati. Quello che non possediamo ancora sono un'immagine e un immaginario che rappresentino veramente l'essenza del tempo che stiamo vivendo, come nel caso degli scatti della fotografa americana Vicky Topaz. Come fa notare Apple Ashton Weil, una fra le più note attiviste contro la discriminazione legate all'età, se non impariamo a sviluppare concetti coerenti con la realtà, continueremo a cercare di implementare soluzioni per un problema diverso rispetto a quello con cui ci troveremo a fare i conti. Perfetto, abbiamo visto Stefania Medetti, adesso passo la parola a Chiara Bresciani che ci parla di interoperabilità e di una sperimentazione del Comune di Milano. Grazie per l'invito. Il titolo è Delivering an IoT-enabled Digital Single Market for Europe and Beyond, cioè il progetto rappresenta il primo tentativo di offrire un mercato unico digitale per creare servizi urbani condivisi abilitati dagli IoT, ma dall'altro anche far crescere le economie locali, quindi alimentare proprio tutte quelle società dell'IT che vogliono utilizzare i dati. Milano ha aderito a questo progetto perché nel 2015 è stata lanciata la piattaforma di interoperabilità. Si è voluto passare da una struttura verticale a invece passare a una situazione orizzontale in cui tutti i dati del comune vengono concentrati in un'unica piattaforma digitale, resi disponibili appunto tramite API per una serie di servizi che sono per esempio i servizi che consentono di iscrivere i propri figli alla scuola all'asilo nido, alla scuola materna eccetera, e i permessi per la sosta, la possibilità di pagare la Tari online e tutti questi servizi che proprio sono abilitati dalle API. A febbraio sono stati annunciati 16 vincitori. Con un minimo sforzo la stessa applicazione può essere utilizzata in più città, quindi con un grosso risparmio da parte delle città stesse. Ciao a tutti, io mi chiamo Alessandro Mininno e mi occupo principalmente di comunicazione online. Chi si occupava di comunicazione 15 anni fa e quindi anche il Dipartimento Comunicazione degli uffici pubblici avevano 2 strumenti a disposizione che erano i media propri, owned, e i media comprati, l'ufficio stampa. Internet ha spaccato questo sistema perché dalla nascita di internet i consumatori hanno smesso di fidarsi di quello che dicono le aziende e hanno iniziato a fidarsi di quello che trovano su internet. Il 66% dei consumatori si fida delle opinioni di perfetti sconosciuti che trova online. Chiaramente i commenti, le citazioni ci fanno terribilmente perdere controllo. L'azienda non ha controllo su quello che si dice online. In un sistema emergente, chi si occupa di comunicazione pubblica non può ignorare commenti di questo tipo. E non lo può fare anche perché non è un tema di comunicazione, è un tema di costruzione, progettazione del servizio. Perché vi racconto questo? Perché nel 2019 le istituzioni pubbliche e le aziende sono costrette a farsi spuntare le orecchie. Sono costrette a monitorare la rete e guardare quello che si dice su di loro, perché questa è un'opportunità incredibile non tanto di marketing ma di ascolto per permettere una certa costruzione del servizio. È interessante parlare del caso Milano. A Milano sono tantissime, sono ben distribuite in praticamente tutte le municipalità e in più in qualche modo 26 di queste social street, di queste 70, sono anche state riconosciute dal comune come associazioni informali. Fiducia programmatica. Riusciremo a trasformare la fiducia in un qualcosa che a livello programmatico mi dà un KPI sul quale io posso impostare una soglia e posso dire, come nell'esempio del firewall di prima, se tutto va bene, se questo servizio che io sto usando fa quello che dice, lo fa con la frequenza e con l'intensità che dice, vai avanti, lasciaglielo fare, ma se sborda, stoppalo. Se Facebook continua a condividere questa informazione mia con persone che io non conosco e non so cosa fanno, stoppala. Bye bye policy. La policy è una brutta bestia e attenzione che il GDPR, che è uno strumento bellissimo, è ancora fermo qui.
Mi presento velocemente: Marco Zanardi, vicepresidente di Retail Institute, che è un'associazione di retailer, produttori e solution provider a livello internazionale. Quali sono in America quelli che tirano di più? Il primo in alto, buy online, return in store. Quello che piace meno è lo ship to locker. Quello che è di moda è il BOPIS, cioè il buy online, purchase in store, pick up in store. L'istituto di ricerca GfK ci dice quest'anno quali sono i trend nel mondo consumer. Oggi i clienti vogliono queste tre cose: be brave, be cool, be good. La marca deve osare, deve prendere spazio. Mi piace invece spendere un minuto sul Nike House nuovo, cioè il nuovo building che è stato aperto a fine novembre. Praticamente il paradigma dello store, secondo il mio modesto punto di vista, migliore che ci possa essere, perché è tutto basato sull'app. Nella fase di pre-store, di in-store e di out of store siamo seguiti dal mondo dell'app, siamo ovviamente riconosciuti come cliente unico, sappiamo i servizi che possiamo avere, possiamo guardare i capi, scansire direttamente il codice, il capo lo possiamo far arrivare direttamente nel camerino, provato lo posso far arrivare direttamente il capo alla cassa. C'è addirittura un piano dedicato ai New Yorkers, ai locali, anche a Milano c'è già un servizio simile, quindi non devo fare code. Oltre al design e l'atmosfera, sicuramente un punto di vendita che ha saputo integrare bene l'omnicanalità e la tecnologia. Parlavamo prima dell'importanza delle ponderazioni, sotto le quali sta tutta la politica della scelta dei KPI e della trasparenza delle ponderazioni, che sono un tema etico di importanza fondamentale, perché scegliere, dare più importanza a un indicatore rispetto all'altro è una scelta politica, ma è etico che le persone siano al corrente di quanto è stato pesato un indicatore rispetto all'altro. È un modello che tiene conto di tutte le dimensioni delle realtà delle città. La storia ci porta a dare più importanza alla prima area, che è quella delle vulnerabilità o della minimizzazione dei rischi. Vedremo tra un attimo, qua dentro stanno tutte le cose che ci fanno paura, e minimizzare i rischi è sicuramente un aspetto fondamentale della vita comune. Poi la vita quotidiana ci insegna quanto sia importante raggiungere gli obiettivi, quindi essere efficaci e farlo col giusto rapporto costi-benefici, e cioè essere efficienti. Ma è il quarto punto che io ritengo più importante oggi e sul quale mi vorrei soffermare, ed è quella della massimizzazione del potenziale. E lascio la parola a Nicola Zanardi. Quest'anno, lavorando sulla Digital Week, ci siamo focalizzati su due punti fondamentali che per me sono, e che ovviamente è più un lavoro di brainstorming interno e di riflessione interna che non poi di comunicazione fuori, per tanti motivi. Il primo è il passaggio da una parola che per me è troppo abusata ed è anche troppo ampia, che è la Smart City, da Smart City a Smart Citizen, perché noi comunque tutto il lavoro che abbiamo chiesto a chi ha lavorato quest'anno è di cercare, soprattutto ai big client, penso per esempio i quattro operatori telefonici che per la prima volta siamo riusciti a mettere insieme, non con poca fatica, sul tema del 5G, perché il tema del 5G è un tema che va molto verso chiamiamolo il cittadino consapevole o l'operatore consapevole. Per cui il primo tema è questo shifting, perché questo shifting cambia anche il paradigma, cioè se ancora una volta era emittente la città e ricevente, con dei ruoli della politica che cambiano a seconda delle situazioni, diciamo che sempre di più il livello di interazione con chi partecipa, con gli stakeholder nel senso più ampio della città, deve essere valorizzato. Il punto rispetto ai KPI è per la città quanto si riesce a lavorare sui KPI per il cittadino e del cittadino.